Oggi siamo qui con questo microfono che è un microfono a nastro e ha una serie di caratteristiche molto interessanti. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo questo video. Come ti raccontavo nell'apertura, questo è un microfono a nastro. Ok, è un T-Bone RB770, un microfono del quale hai già visto l'unboxing e oggi siamo qui per fare un primo test audio in questo ambiente che è sicuramente un po' trattato ma non è acusticamente trattato al massimo. Ok, quindi potrebbe rispecchiare tranquillamente il tuo studio. Alla fine di questo video io voglio rispondere alla domanda: un microfono a nastro, quindi non tanto questo in generale, ma la tipologia di microfoni a nastro sono adatti per essere utilizzati per registrare podcast? Questa è la domanda alla quale proveremo a dare una risposta. Allora, partiamo da questo microfono. Se hai visto anche il video di unboxing, hai scoperto che questi microfoni T-Bone sono costruiti come dei carri armati, cioè questo microfono è pesantissimo, pesa quasi 1 chilo ed è esteticamente bellissimo, è veramente bellissimo. Se per caso non dovessi più usarlo lo terrei lì sulla libreria insieme agli altri microfoni perché è veramente spaziale. Allora, ma questo è molto soggettivo. Questo qui è un microfono a nastro ed è un microfono a nastro moderno, nel senso che funziona con la 48 volt, quindi ti basta una scheda audio normale, in questo caso sto entrando nella SSL2, il gain è a ore 2, ok, quindi ha bisogno di un po' di gain in più pur avendo la 48 volt ed è un microfono molto caldo, ok, e molto scuro, quindi lo stai sentendo in questo momento. Metti le cuffie se non l'hai ancora fatto. Quindi è un microfono caldo, un microfono scuro e un microfono abbastanza dettagliato, abbastanza pulito, molto molto interessante. Però ci sono delle caratteristiche che voglio raccontarti, ok? Perché noi in questo canale non diciamo soltanto cose positive, ma diciamo anche cose sulle quali poter riflettere. Allora, innanzitutto premessa, in questo momento io sto registrando la mia voce dentro questo microfono entra nella SSL2 e va dentro il mio software, Reaper in questo caso, e in post-produzione non aggiungerò nulla. Dovrò per forza, e adesso ti dico anche perché, aggiungere diciamo quel plugin che utilizzo dentro Final Cut Pro X che si chiama Voice Isolation. Ok, di solito lo faccio sempre, in questo caso a maggior ragione devo farlo. Perché? Perché questo microfono, essendo un microfono a nastro, la maggior parte dei microfoni a nastro hanno un pattern polare figura 8. Vuol dire che prende contemporaneamente qui e qui, insieme. Non c'è switch, non c'è niente. Siccome qui da questo lato del microfono c'è questa luce gigantesca con una ventola, io in cuffia sto sentendo tantissimo alto il rumore della ventola. Facciamo in questo modo, ti lascio in questa porzione di video, non ti metto il voice isolation, così senti che cosa ho dovuto eliminare e come è stato facile eliminarlo però. Sto guardando che mentre in cuffia, stavo guardando su Reaper, mentre in cuffia lo sento molto forte, in realtà in termini proprio di decibel non è tantissimo, quindi si elimina veramente facile, quindi pensavo peggio sinceramente. Allora, quindi è un microfono con figura polare a 8, utilissimo se vuoi fare interviste, utilissimo perché metti una persona qui, una persona lì e con un solo microfono hai fatto l'intervista. Ovviamente devi avere un ambiente acusticamente trattato. Ti deve piacere questo microfono perché, come senti, è un microfono molto 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 particolare. È un microfono molto scuro, è un microfono molto caldo, quindi magari se hai già una voce scura, una voce calda, sicuramente questo microfono non fa per te. Se invece hai una voce molto sottile, molto chiara e vuoi qualcosa che la renda un pelo più scura, un pelo più calda, ecco, questo microfono sicuramente può essere utile per te. Però voglio dire, la questione pattern polare figura 8 non è sempre positivo. Il microfono a nastro, cioè che è così caldo e così scuro, non è sempre positivo. Un'altra pecca che ho trovato, ti devo dire la verità, è che nella confezione, dove c'è anche la spugna, la confezione, giusto se non hai visto l'unboxing, è questa, quindi una bellissima valigetta e io amo i microfoni con le valigette perché per un microfono che costa 170 euro, quindi parliamo veramente di un entry level, poco più, darti la valigetta che serve a proteggerlo dalla polvere, dall'umidità e a preservarlo nel tempo è veramente una gran figata, quindi questo è veramente veramente bello.
Guarda, da quando mi sono arrivati questi microfoni della T-Bone, e ringrazio ovviamente per avermeli inviati, ho scoperto le valigette, cioè da oggi in poi cercherò di non comprare più microfoni senza valigette. Ora sì, è vero, occupano molto più spazio, però si preservano veramente tantissimo, quindi ben vengano le valigette. Allora, comunque le valigette le puoi comprare anche a parte, perché le vendono su Amazon, le vendono su Thomann, le vendono dappertutto, che hanno già dentro la spugna, tu la puoi tagliare a misura e ci metti i microfoni, quindi anche se non dovesse arrivarti un microfono con la valigetta, la puoi sempre comprare. Quindi, dalla confezione, nella quale c'è anche la spugna, eccetera, eccetera, non è uscito l'adattatore. Questo qui ha un attacco grande, adesso non mi ricordo, 5-8 dovrebbe essere, e per fortuna io ho miliardi di adattatori, quindi non è stato un problema, ho scelto soltanto quello che andava bene e l'ho messo. Però, ecco, se tu non hai un'asta con l'attacco molto grande, ti serve un riduttore. Costa pochissimo, per carità, però non esce dalla confezione. Ecco, questo è un po' strano, ma è così. Ok. Allora, io nel frattempo sto parlando, ti sto raccontando cose in modo che tu possa sentire effettivamente se questo microfono ti piace o meno, e ti invito a commentare questo video per raccontarmi se questo microfono o microfono a nastro in generale ti piace, non ti piace, e perché ti piace o perché non ti piace, se già lo usi. So che qualcuno di voi ce l'ha già questo microfono, e quindi mi farebbe piacere avere dei feedback. Se non ricordo male, questa persona che ha già questo microfono usa la spugna e un pop filter addirittura. Come vedi, perdonami, non mi ricordo come ti chiami, chi sei, però come vedi in questo momento io sto usando questo microfono senza spugna, senza pop filter, senza nulla. Ok. Come sto facendo? Sono un mago? Assolutamente no. Semplicemente tengo il microfono fuori asse, vedi, io faccio in questo modo non perché sono psicopatico, ma perché ti faccio vedere che davanti alla mia bocca non c'è niente, è vuota, e quindi tutta l'aria, la parte diciamo di aria della mia bocca va davanti dove non c'è il microfono. Il microfono è a 45 gradi su un lato ed è orientato verso la mia bocca, quindi questa dovrebbe essere la posizione standard per i microfoni, perché evita che dentro i microfoni arrivino le P e le B e quindi si sentano questi fastidiosi suoni plosivi. C'è bisogno di una spugna, di un pop filter? Io in cuffia sto sentendo bene. Poi magari in registrazione sarà diverso, quando lo vado ad ascoltare non lo so, però sinceramente non sento l'esigenza di un filtro. E anche perché inevitabilmente vanno un po' a colorare il suono. Siccome questo microfono è molto particolare, allora sinceramente non mi andava di colorarlo. Bene, allora questo microfono può essere utilizzato per far podcast, quindi torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto questo video. Non lo so perché è molto particolare, questo richiede effettivamente o una stanza trattata acusticamente, allora lì non hai nessun tipo di problema, oppure richiede che tu sappia utilizzare, ma è abbastanza semplice, un plugin, e ce ne sono tantissimi, per ridurre diciamo tutto ciò che non è voce. Perché? Perché questo microfono, avendo il pattern polare figura 8, introduce inevitabilmente, soprattutto se sei da solo a parlare, introduce anche un po' di rumori. Quindi immagina che lì c'è una finestra o c'è una stanza dove i vicini stanno urlando, o c'è la stanza che confina col bagno, c'è la lavatrice accesa, insomma casistiche di questo tipo. Essendo un microfono molto sensibile, le riprende, ok? Quindi poi dopo devi eliminarle. Io ti ho raccontato questo, tu potresti pensare nella tua testolina, vabbè, ci metto uno shield dietro e risolvo. Non lo fare mai nella vita, sono le cose peggiori che tu possa fare. Quelle cose che si mettono sopra il microfono, Kautica Ball, mi pare una cosa del genere, oppure quegli shield che si mettono, non lo fare mai. Mai, mai, mai nella vita. Giura? Giura? Ok, ti credo. Perché questo? Perché il suono non va solo qui, cioè la mia voce non va solo qui, va su, giù, a destra, sinistra e ritorna in tutti i modi. Avere soltanto quello scudo o la palla sopra è proprio la cosa più oscena del mondo, quindi non lo fate mai. Io l'ho testata, è veramente qualcosa di osceno, ma proprio si sente. Lo scudo invece funziona solo se la tua stanza è già un po' trattata, ma da solo assolutamente no, perché non risolvi niente, hai soltanto una cosa oscena davanti al volto e non serve a niente, ok? Però se hai domande, dubbi, curiosità, insomma, scrivimi e io ti rispondo. Quindi dicevo, è utile per far podcast? Allora, se hai una stanza acusticamente trattata, sì.
Se ti piace questo suono così scuro e così caldo, sì. Non lo so, è molto particolare, faccio fatica a consigliartelo, a meno che non ti piace proprio tanto questo suono. È effettivamente molto particolare, ora a prescindere dai microfoni a condensatore, dinamici, eccetera, eccetera, di cui abbiamo sempre parlato su questo canale, questa è la prima volta che testo un microfono a nastro. E devo dirti che la prima impressione è sicuramente strana, però senti com'è molto scuro. Allora, 170 euro se non ricordo male, 177, ti metto tutti i link in descrizione comunque. Vale la pena o meno? Allora, come primo microfono no, te lo sconsiglio. Se hai soltanto un microfono, cioè se devi comprare il primo microfono, non comprare un microfono a nastro, non comprare questo, perché non va a finire che non ti piace così tanto e ne devi comprare un altro. Se hai già un parco microfoni o ce n'hai almeno uno e vuoi provare qualcosa di molto diverso per sperimentare, questo è perfetto. Perfetto perché effettivamente puoi farci veramente tante cose con questo microfono, perché suona in maniera diversa rispetto a tutto quello che abbiamo testato prima su questo canale. Quindi dipende un po' da te. Io ho cercato di dirti pro e contro, ok? Secondo me i pro sono la costruzione che è pazzesca, è proprio top. La particolarità, ok, di avere un suono così caldo e così profondo, però le cose negative sono che comunque è molto particolare, questo ecco, è sia positivo che negativo, ha un pattern polare figura 8 che non è sempre facile da gestire e non sempre un microfono così caldo e così scuro va bene sulla tua voce, quindi pro e contro dei microfoni a nastro, quindi non tanto questo, perché questo è un ottimo microfono, seppure entry level, però la tipologia microfoni a nastro è molto complessa da gestire, però è molto particolare, quindi se ti senti pronto alla sfida di gestire un qualcosa di diverso rispetto a quello che hai testato prima, provalo perché è fantastico. Se invece vuoi la strada tranquilla, la strada sicura, non vuoi complicarti la vita, però non vuoi neanche provare cose diverse, allora non farlo, prendi direttamente un dinamico e hai risolto gran parte dei problemi, ok? Allora, io mi sono dilungato anche troppo in questo video, ma ti ripeto, commenta e io rispondo nel più breve tempo possibile. Io ti ringrazio, ovviamente ringrazio anche T-Bone per avermi inviato questo microfono e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!